Oggi voglio fare vedere come ripristinare una filettatura dopo che un bullone e una barra filettata sono stati tagliati ed è quindi rimasta una superficie molto irregolare. Fino a questo momento usavo semplicemente la lima o la mola, però il risultato non era dei migliori. Allora, cercando su internet, ho scoperto uno strumento molto utile, un attrezzo. Come potete vedere in figura si trova su diversi siti, io per esempio l'ho comprato su AliExpress e ha un prezzo molto irrisorio. Si tratta semplicemente di un cono rovesciato in cui i taglienti sono all'interno del cono stesso. Ne esistono diverse versioni, sia come misura che come attacco. Io per esempio ho comprato quello con l'attacco esagonale perché la mia idea era di metterlo sull'avvitatore oppure direttamente sul trapano. Comunque appunto come dicevo ne esistono di diversi modelli, quindi scegliete quello più adatto alle vostre esigenze. Come dicevo poco fa, si può usare su diversi attrezzi, ovvero avvitatore trapano, ma anche trapano colonna, che è quello che ho utilizzato per fare questo video. Certo, se il bullone è in posizione, non possiamo certo utilizzare un trapano colonna, bisognerà utilizzare un trapano portatile, ma nel mio caso, siccome lo faccio vedere a scopo dimostrativo, avevo già il trapano colonna sotto mano e ho utilizzato quello. Quindi andiamo ad avvitare l'utensile sul mandrino del trapano. Fatto ciò, ci assicuriamo che giri correttamente. Dopodiché prendiamo la barra filettata, nel mio caso è una barra, un M8 se non sbaglio, comunque la posizioniamo in morsa, magari mettendo un bullone sul fondo in modo da non rovinare il filetto inferiore e semplicemente con il trapano iniziamo a scendere in modo da creare l'intestazione della barra filettata. Vi consiglio durante questa operazione di andare abbastanza leggeri, non diretti con molta forza, in modo da verificare se effettivamente il lavoro di intestazione stia avvenendo correttamente. Finita questa operazione lo smontiamo, prendiamo il bullone e come appunto si può vedere si avvita senza nessun problema. Quindi direi che per il costo che ha, siamo all'incirca sui 2-3 euro, è uno strumento veramente utile che non può mancare ad ogni hobbista. Se vi è piaciuto il video potete mettermi un like e se volete potete naturalmente iscrivervi al mio canale. Grazie e alla prossima.